quante novità anche oggi, signori miei. Le cose cambiano da un momento all'altro, si evolvono, mutano e tanti scenari si prospettano dinanzi a noi. Gasperini che si era preso del tempo, adesso scioglie i nodi, dice sì alla Roma e dice no alla Juventus, perché non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro. Si era preso del tempo, sì, per valutare, secondo me, questioni legate al mercato, il cosiddetto fair play, Casa Roma e quant'altro, ma sappiamo benissimo che c'è stato un forcing, un pressing della Juventus. E la Juventus si becca il secondo no consecutivo, ragazzi miei. Anche questo, secondo me, è una notizia. E poi, ragazzi miei, c'è anche da parlare di Inzaghi, che oggi ha parlato e l'ha fatto, secondo me, in toni molto più asciutti, molto più morbidi. Molto più morbidi. Non è che non voglia, cioè, non è che voglia parlare dell'Inter e quant'altro, però questo argomento cerco anche un po' di eluderlo, francamente, perché si inizia a sentire un po' la pressione, l'ansietta, no? Arriva, si percepisce. E stavo guardando appunto l'allenamento pomeridiano a Sky con le varie telecamere di Sky Sport e vari opinionisti, lo zio Fabio, sì, Fabio come se fosse un mio parente praticamente, e la Masolin. E a un certo punto spunta la voce di Marzio dicendo attenzione, attenzione, perché Gasperini vuole mantenere la parola data alla Roma e pare che si vada assolutamente, un po' come ieri per Allegri, si vada solo adesso a formalizzare nero su bianco, quindi la possiamo dare veramente per cosa fatta. Poi finché non si firma, ragazzi, c'è sempre tempo, ma direi che i giochi sono fatti, ragazzi miei. E poi nella seconda parte aprirei anche un discorso legato al futuro di Reinders, quindi tanto cose da dire sul Milan, sulla Juventus stessa. Si parla anche del nuovo direttore sportivo, perché poi il discorso della Juve è anche questo, cioè ancora la Juventus forse mai, un altro po', arrivo a dirvi, mai come quest'anno, è nuovamente al punto zero, è nuovamente un cantiere aperto, cioè sta roba bisogna dirla, bisogna fare chiarezza su questo, e credo che anche questo incida sul fatto che alcuni allenatori, cioè, non è che, non dico che non sposano con piacere, ma se hanno altre soluzioni non se le fanno scappare. Mi pare di capire che sia successo un po' questo, almeno è la mia percezione iniziale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ma adesso partiamo ovviamente come al solito, però primi step soliti e classici. Vi invito come al solito ad abbuffare con i canonici like l'algoritmo, altrimenti come al solito ci metti i bastoni fra le ruote. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e non ve lo sto neanche a dire quali contenuti porteremo, soprattutto da domani. Se ne posso fare a meno, aspetto fino all'impossibile, francamente. E poi scampanellate, sì, attivate questa campanella per rimanere in qualche modo notificati. E allora, partiamo da Gasp e poi voglio parlare anche di Inzaghi, ribadisco. Sì, due cose su Inzaghi, no, bisogna dire. Partendo da Gasp, innanzitutto mi affascina questa idea di Gasperini alla Roma, del fatto che viene affidato a lui il progetto. Io credo che già abbia tanti giocatori gasperiniani nella rosa, anche lo stesso modulo, no? Abbiamo visto come Ranieri abbia più volte adattato, anzi, il meglio poi l'ha dato con i tre dietro, Selic, Mancini, Indica, quindi c'è già un blocco su cui andare a lavorare, per cui secondo me non trova una squadra che va assolutamente riassemblata per l'uso, no? Per la tattica e per i concetti gasperiniani, però poi Gasperini lavora su tanti aspetti, non solo quello tattico, io credo anche a livello mentale chiede tanto ai giocatori, fa alzare l'intensità delle sue squadre, per cui c'è da fare un lavoro, forse anche sul mercato, perché poi appunto si aspettavano in queste 48 ore, secondo me, Gasperini aspettava la certezza che la Roma gli potesse garantire un minimo di investimenti, si parlava della questione fair play, e poi l'altro nodo era la Juventus, e credo che li abbia, anzi, li ha slegati in qualche modo.
Unica premessa che ci tengo ancora una volta a ribadire è che bisogna dare tempo, bisogna far lavorare Gasperini. Magari vincerà già le prime 10 partite, non lo metto in dubbio, ma se le cose, no, se questo progetto ha bisogno di tempo, bisogna darglielo, no? E dandogli tempo, secondo me i risultati li porterà. Poi Gasp dovrà anche essere bravo a livello comunicativo, dove all'Atalanta era permesso tutto, alla Roma non dico tutti gli uomini addosso, tutti i giornalisti radio e qua, però cambiano le cose, cambia l'ambiente, cambia la tifoseria, cambiano le cose, ecco, quindi attenzione anche il Gasp nel saper comunicare. Però secondo me oggi guadagna almeno 10 punti Gasperini, no? Dicendo sì alla Roma quando c'era di mezzo la Juventus e praticamente dici sì alla Roma e dici no alla Juventus, non prendiamoci in giro, non so per quale motivo nello specifico, non è, però la Juventus c'era su Gasperini, c'era, questo è il segreto di Pulcinella, dici no alla Juve, secondo me mantieni la parola data alla Roma, guadagni 10 punti, guadagni 10. I tifosi secondo me questo un minimo te lo devono riconoscere e quindi parte già col piede giusto secondo me da questo punto di vista. Vediamo come si evolveranno le cose, ribadisco. Quando nasce un nuovo progetto a me intriga sempre, no? Al di là della squadra, al di là dell'allenatore, quando c'è qualcosa di nuovo è normale che ti intriga, no? Che lo aspetti, lo attendi, vuoi valutare, vuoi vedere, vuoi un po'. E questo di Gasperini alla Roma sarà un corso, un bel corso. Secondo me potremmo vedere delle cose interessanti. Mi limito a dire questo ad oggi. Vediamo, vediamo, vediamo. Vado un attimo sull'Inter e su Inzaghi. Veramente ne ho parlato pochissimo ultimamente, anche perché l'Inter è concentrata sulla finale dei Champions. Su Inzaghi c'era veramente ben poco da dire, anche perché si era detto fino alla finale dei Champions non si parla del futuro, vedremo dopo, anche se già come ho sempre ammesso, o meglio, ho sempre pensato, ho sempre creduto che alla fine Inzaghi rimanga all'Inter. E un po' le dichiarazioni di oggi, molto più morbide, molto più asciutte, secondo me lo confermano questo mio sentore, no? Io all'Inter ho quello di cui ho bisogno, sto bene all'Inter, lo confermo anche oggi, ho tutto quello che mi serve all'Inter. Secondo me il fatto di non aver dato un po' per scontato questa sorta di rinnovo è stato un po' un segnale che magari ha mandato alla stessa società. Non datemi troppo per scontato, perché tanti allenatori vogliono alzare sempre la posta in palio, no? Avanzano pretese. Anche Inzaghi credo che sia uno di quelli che oggi ha guadagnato quel polso, no? Può permettersi di dire un po' la sua, credo, o sbaglio. E qua invece mi sembra sempre che sia ancora l'allenatore che alla prima occasione viene criticato. Se domani non vince, ma sapete quanti romperanno le scatole Inzaghi? Ma non ne dubito, non ne dubito, nella maniera più assoluta. Quindi in questa settimana io credo che in tanti abbiano un po' capito un po' anche il valore di Inzaghi. E non è che se va via però come rimaniamo se va veramente in Arabia? E quindi un po' ci hanno pensato, ma forse attenzione, questo secondo me è servito. Oppure un altro messaggio che ho voluto lanciare in questi giorni è parliamo anche un po' del mio futuro e magari si parla meno della squadra, perché se lo fanno altri allenatori ma distoglie l'attenzione, ma che bravo, così si ragiona, o sbaglio, così. Quindi io credo che ci sia stato questo in Inzaghi, ma poi alla fine lui rinnoverà, rimarrà per quanto mi riguarda, anche perché lato Inter, un allenatore che ti porta tanti guadagni, come nessuno ragazzi, come nessuno, poi a livello di trofei potete dire quello che volete, anzi parla il palmarès, ma a livello di money, di soldi e quindi di introito per queste per la proprietà Inter, per il fondo Oak3, Inzaghi non lo cambiano mai loro, perché da quel punto di vista guadagnano, per cui a posto. E quindi questo ma io credo che in un caso o nell'altro, vittoria o sconfitta, io penso che alla fine Inzaghi rimanga. Penso, credo, conoscendo un po' anche un po' le sue abitudini, il carattere che abbiamo imparato a conoscere, io credo che rimanga. Confermo questa idea. Poi
Valuteremo. Sono andato lunghissimo, ancora so tante le cose da dire e mi allungo. Reinders molto vicino a City, molto vicino a City. E Fabrizio Romano dice da tempo nel suo profilo social, nel suo canale YouTube in inglese, adesso lo confermano anche in quello italiano. Praticamente il Milan sta aspettando l'offerta importante, quella che si aggiri attorno ai 70-75 milioni. Il Manchester City è arrivato a 60, arrivato a quella cifra molto probabilmente lo farà partire e partirà il miglior giocatore per rendimento della scorsa stagione, ragazzi. Quindi anche questa è una cessione che secondo me impatta tanto. È vero che pare che il Milan poi vada forte su Ricci, che ce l'abbia in pugno e quant'altro, però andrei a perdere un giocatore di valore, di raro valore, un giocatore importante, un giocatore che fa bene. Poi magari quei soldi verranno reinvestiti, però ancora il Milan, ma come qualsiasi società ormai, onestamente, è alla mercé un po' delle offerte che arrivano, no? Un Milan è come le altre società, devono creare valore, una volta che i giocatori hanno creato valore e arriva l'offerta giusta, si vendono. Non c'è sentimento, ragazzi, non c'è sentimento. Purtroppo questo oggi lo sto dicendo del Milan, ma domani lo dirò per un giocatore dell'Inter. Purtroppo è così, è così e bisogna rassegnarsi. Bisogna solo però poi operare bene, perché poi è quello il discorso. Se ci sono competenze e riesci con questi 75 milioni a reinvestirli su un giovane, su qualcuno che cresce, che fa bene, che fa sì che la squadra comunque sia competitiva, allora non ci sono polemiche. Altrimenti siamo qui a bersagliare, a bersagliare. E questo è un po' quello che cambia. Sono stati fatti dei passi avanti per il Milan, nel senso che ci ha messo il direttore sportivo, hanno preso subito l'allenatore. In tal senso un po' la situazione è migliorata, andava per forza fatta, però vediamo, poi si parla anche di Teo verso l'Arabia, vediamo un po', c'è un vero e proprio cambiamento di interpreti, forse dopo la scorsa stagione è anche giusto. Certo è che, ribadisco, Reinders l'anno scorso è stato il migliore. Cioè, per rendimento non c'è stato un giocatore superiore a Reinders, francamente. E, e questo è. Vediamo un pochettino, così come va vista la situazione lato Juventus, perché la Juventus oggi per me resta forse il rebus più grande. Per me la Juventus oggi è veramente un rebus, perché ha fallito completamente e che praticamente quello che sta dicendo Elkan, no? Facendo terra bruciata del progetto Giuntoli Motta, che non è durato veramente neanche un anno, perché prima in corso è andato via Motta e adesso Giuntoli. Ha buttato dentro Comolli, butterà dentro Comolli, deciderà a questo punto, no, il DS. Oggi si parlava forte, lo diceva sempre un romano, di questo Diego Lopez che pare che abbia lavorato benissimo al Lens, abbia fatto vedere belle cose, abbia migliorato il Lens in qualche modo vendendo anche il giocatore migliore al City, come si chiama? Kushonov, che 40 milioni ha fatto guadagnare bei soldini e quindi pare che sia un profilo interessante. Però anche qui ribadisco, la Juventus è di nuovo al punto zero, al punto zero, e questo credo che allenatori come Gasperini, come Conte l'altro giorno lo abbiano un po' percepito e se ne siano tenuti alla larga. E io questo è quello che avverto da fuori. E non prendiamoci in giro. Tudor resta, ma nel caso in cui resta, non è proprio perché è la prima scelta, mi pare abbastanza chiaro. Quindi da questo punto di vista non è che parte proprio col piede giusto la Juventus. Vediamo francamente. Come ho detto prima, ancora devo prendere anche il direttore sportivo perché la Juventus vuole cambiare tanto, sta cambiando tanto e vediamo un po'. Oggi paradossalmente vedo indietro la Juventus al Milan, a livello di struttura societaria, quindi di mettere a posto le cose, perché il Milan l'allenatore l'ha preso, il direttore sportivo l'ha messo. Voi non voi, e questa è la situazione attuale di oggi. Vediamo. Mi ha parlato, Juve ho parlato, Inter ho parlato. Vediamo Lazio-Sarri, sono curioso di vedere se Sarri ritorna. Vediamo davvero. Abbiamo avuto la conferma delle dimissioni, è arrivata l'ufficialità delle dimissioni, della separazione di Palladino, che a questo punto non so se andrà verso l'Atalanta, anche questo sarebbe un qualcosa da vedere, da valutare, anche perché ne parlano un po'
A Firenze ne hanno parlato un po' sempre dubbiosi i fiorentini, ma secondo me non ha fatto un lavoro malaccio, anzi, se andiamo a vedere negli ultimi 10 anni, forse quello che ha portato alla media punti più alta la squadra e comunque una semifinale di conference, per me non ha fatto male, per me. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono andato lunghissimo, signori miei. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate la casa se volete iscrivervi al canale. Fatemi vedere se arriva qualche novità. Qualcosa no, sul profilo di Di Marzio no. Va bene, signori, un grande abbraccio da Neschio.